Ciao e benvenuto sul canale. Oggi parliamo di un tema cruciale per ogni imprenditore che vuol far crescere la propria attività senza bruciarsi i margini. I tre errori più comuni e pericolosi che stanno silenziosamente erodendo i tuoi profitti. Vedremo, primo, perché confondere il fatturato con l'utile può essere letale. Secondo, come i costi fissi possono affondare anche un business che funziona. Terzo, perché il tuo tempo è una delle risorse più costose e troppo spesso ignorate. Io sono Gianfranco Rossello, avvocato e mi occupo di diritto per le imprese. E in questo canale aiuto imprenditori e professionisti a far crescere e proteggere la loro attività. Partiamo subito con l'errore numero 1. Errore numero 1. Confondere il fatturato con l'utile. Questo è un errore particolarmente diffuso tra chi è all'inizio, ha appena avviato il proprio business. Pensare che aver ricavato un grande fatturato significa automaticamente aver ottenuto un buon guadagno. In realtà non è così, ti faccio un esempio pratico. Mettiamo che tu alla fine del mese avessi incassato 10.000 euro. Se noi andassimo a sottrarre a questi 10.000 euro i tuoi costi fissi, quindi per esempio il costo dell'affitto del tuo locale, i salari che tu paghi ai tuoi collaboratori, se andassimo a sottrarre anche i costi variabili, per esempio le materie prime, i materiali, le utenze e quindi tutti i costi dei tuoi fornitori, se andassimo a sottrarre anche le imposte, le tasse, l'IVA e quant'altro, che cosa ti resterebbe alla fine? Mettiamo che ti avanzi 1.500 euro. Tu hai incassato 10.000 euro, ma il tuo margine effettivo è il 15%. Ti do una soluzione pratica. Alla fine di ogni mese calcola la differenza tra fatturato e utile. Questo deve essere il tuo appuntamento fisso a fine mese di controllo di gestione economica. Non lo devi saltare mai. Questo lo puoi fare attraverso, ad esempio, un semplice foglio Excel, oppure un gestionale base, oppure, visto che lo paghi, puoi chiedere al tuo commercialista, al tuo fiscalista di fornirti queste informazioni. Questo ti permetterà di poter focalizzare subito il margine ed evitare di incorrere in decisioni sbagliate, come ad esempio correre dietro all'aumento del fatturato per attività o per clienti dove in realtà perdi soltanto soldi. Secondo errore, non tenere sotto controllo i costi fissi e quindi sottovalutare l'effetto valanga dei costi fissi. Questo può metterti in ginocchio senza che tu te ne accorga. Parliamo quindi di affitti, di software o di abbonamenti dimenticati, di servizi inutilizzati o di consulenze che non ti portano un valore concreto. Molti imprenditori sono bravissimi a tagliare i costi quando le cose vanno male, ma quando invece le cose vanno bene, trascurano il controllo dei costi fissi ed è lì che si annidano i problemi. Ti do alcuni consigli pratici. Innanzitutto, ogni 3 mesi passa in rassegna tutti i tuoi costi e chiediti: mi porta davvero valore? Mi serve davvero? Inoltre centralizza nello stesso conto corrente tutti i tuoi costi, così li vedi subito. Ed infine, se intendi sostenere nuove spese e quindi nuovi costi, chiediti: che valore questo nuovo costo mi porterà fra 30-60 giorni? Ricorda, ogni euro dei tuoi costi è un euro in meno di margine ogni mese, indipendentemente da quanto fatturi. Errore numero 3. Ignorare il tempo come risorsa scarsa. Il tempo dell'imprenditore è la risorsa più preziosa e anche la più costosa, ma spesso è gestita davvero male. Ti occupi tu praticamente di tutto? Contabilità, logistica, marketing e anche sistemazione magari del sito web? Ti sembra
di risparmiare, ma in realtà stai perdendo soltanto margini. Perché se dedici 5 ore ad un'attività che potresti delegare a 50 euro, e in quelle 5 ore potresti chiudere una consulenza da 500 euro, ti stai perdendo 450 euro di margine. Cosa puoi fare? Calcola il valore orario del tuo tempo. Se vuoi guadagnare 5.000 euro al mese, lavorando 100 ore, ogni ora vale 50 euro. Usa questo come metodo di paragone. Elimina o delega tutto ciò che vale meno di quel valore orario. Usa il tuo tempo solo su attività ad alta leva, acquisizione clienti, decisioni strategiche e relazioni di valore. Gestire bene il tuo tempo non è una questione di produttività, è una questione di margine. Allora, ricapitolando, non confondere il fatturato con l'utile. Controlla costantemente i costi fissi, soprattutto quelli nascosti, ed impara a valutare e a gestire il tuo tempo come una vera e propria risorsa aziendale. Vuoi altri contenuti pratici come questo? Per aiutarti a gestire al meglio dal punto di vista legale ed economico la tua impresa? Iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Ogni settimana io pubblico un nuovo video per imprenditori come te. Grazie per la tua attenzione. Lavora meglio, guadagna di più e proteggi la tua impresa. Ciao e alla prossima.